Lasciando Bantry siamo finiti nella verdissima e fiorita Beara Peninsula, che con la luce del sole appare ancora più rigogliosa. L'azzurro è celestiale, così intenso da creare una piacevole spaccatura tra il verde incontaminato irlandese. E ora, da quasi il livello del mare, andiamo a scalare questa montagna. Madonna. Cioè io non so quando largo, non basta niente. Stiamo tagliando la penisola da sud a nord nel suo interno. Ci siamo leggermente allontanati per il momento dalla costa per risbucare poi dall'altro lato, dove saremo già nella contea di Kerry. Quando pensiamo a un passo di montagna pensiamo ai passi alpini e anche a quelli andini, non siamo neanche lontanamente a quelle altitudini, ma è molto molto suggestivo il paesaggio. Però è bellissimo, cioè stiamo bassissimi ma è bellissimo. Sì, perché poi al di là dell'altitudine siamo ad una latitudine differente. Cioè di colpo la vegetazione è cambiata. È praticamente sparita la vegetazione alta, sono sparite le piante. E il passo che dovremmo raggiungere dovrebbe toccare i 300 metri d'altitudine. Siete pronti? Poco più della collocazione di Corridonia. Altro che i passi del Sud America, cioè 300 metri sul livello del mare. Qua abbiamo bisogno delle bombole di ossigeno. Dai sorellona. La tenerona sarà strizzando l'occhio e dirà vabbè, il lavoro sporco lo fate fare a me. E avrebbe ragione. C'è chi se la fa in bici. Curve a gomito comunque. Anche le rocce sono particolari, hanno quei tagli che quasi farebbero pensare a dei picchi creati dal freddo e dalle temperature rigide, perché siamo abituati ai picchi delle Dolomiti e quindi all'associazione mentale al freddo. L'aria inizia a cambiare nonostante l'altitudine è abbastanza irrisoria, però è un panorama meraviglioso. Bellissimo il serpeggiare della strada. Ecco perché il colore simbolo dell'Irlanda intanto è il quadrifoglio e giustamente è verde, verde ovunque. Ci dovremmo essere finiti sul punto panoramico più in alto. Bella qui. Bisogna riconoscere che anche se siamo bassi il panorama è spettacolare, perché è praticamente a livello del mare e poi al centro del lago gli isolotti fanno la loro parte. Per quanto il panorama è sconfinato, non possiamo paragonarlo al Grossglockner, per farvi un esempio, che abbiamo fatto circa 15 giorni fa. Qua si sta molto più bassi, non ci sono ghiacciai, però comunque a livello di vegetazione è assolutamente consigliato e da fare. Quindi se passate da queste parti, punto segnato, perlomeno questo è il nostro umile consiglio. Ciò che di bello finora ci ha fatto scoprire l'Irlanda è che non bisogna avere una bellezza sfacciata per essere indimenticabili. Sembra una bellezza contenuta e perfetta, assolutamente sobria, tutto al suo posto, però tutto anche casuale, che è quello che a me piace di più. Ho usato il termine di bellezza sobria perché è una bellezza senza eccessi, senza altitudini assurde, senza passi estremi, quindi molto vivibile e anche senza temperature estreme. Basti pensare, come ci diceva Barbara, che d'inverno si può arrivare a -1 perché per esempio la baia di Bantry protegge la zona da temperature estremamente rigide proprio perché è mitigata dal mare. La nostra direzione è Kenmare, siamo dall'altro lato della Beara Peninsula, non ci resta che dirigerci verso nord.
spuntati dall'altra parte avvistiamo il mare. Kenmare River, acque limpidissime. Qualcuno ha definito la cittadina di Kenmare come bella ugualmente a Killarney ma più autentica. Noi aggiungiamo molto piena di sabato mattina e trafficata. Siamo praticamente al confine con l'inizio della Everatt Peninsula, e cioè la penisola del Ring of Kerry. Goldwyn customizzata, molto bella però. Ed è proprio da Kenmare che percorreremo un tratto del Ring of Kerry che ci porterà ad attraversare il Killarney National Park, quindi il tratto più interno della penisola. Il Ring of Kerry è quel percorso ad anello che attraversa tutta la Everatt Penisola, la penultima delle 5 penisole da sud verso nord protese verso l'Oceano Atlantico. Il nome Ring of Kerry viene evidentemente dalla contea su cui cade questa penisola, che oggi salteremo per un discorso logistico che però riprenderemo domani. Ma che spettacolo è! Cerchiamo di dare una pareggiata alle gomme, poi bisogna riconoscerlo, un panorama del genere con uno sfondo celeste è difficile da vedere. Felicità per noi e anche di riflesso per voi. Io intanto mi godo queste gruppe che sono pazzesche. E a questo forse non eravamo preparati, per cui siamo con un sentimento misto tra incredulità e felicità, chiaramente. Moll's Gap, da qui dovrebbe iniziare un panorama mozzafiato all'interno del Killarney National Park. Infatti Ring of Kerry, N71 che continua Wild Atlantic Way. ma la cosa che amo tantissimo è che, come potete vedere, nonostante sabato c'è pochissimo traffico. Ufficialmente non siamo ancora dentro al parco nazionale, scorci incredibili ad ogni curva. Personalmente mi ricorda in alcuni tratti la Norvegia del Sud, dove le montagne non sono così prepotenti come quelle norvegesi. Sì, infatti in questa zona dovrebbe iniziare la McGilly-Cadiz Rigs, che sarebbe la catena di montagne più elevata di tutta l'Irlanda. Il Carratwheel è la cima più alta con 1000 metri d'altezza. Siamo proprio ora all'interno del parco. Il Killarney National Park è il parco più antico di tutta l'Irlanda. Il parco fu infatti istituito nel 1932, quando un senatore donò la tenuta e la sua casa allo Stato irlandese affinché questo prezioso gioiello venisse conservato. Il punto panoramico dove ci troviamo si chiama Ladies View. Sembra infatti che quando la regina Vittoria fece il Ring of Kerry, le sue dame di compagnia apprezzarono più di tutti questo punto. Ecco perché venne chiamato Ladies View, la vista delle signore. Oggi sarà la Tappi si è voluta fermare per pranzo. Stiamo perdendo colpi. Pranzo con pizza margherita. Unica cosa, per il caldo, perché ci sono 22 gradi, ci sono tantissimi moscerini. Sì, in effetti noi ce l'aspettavamo magari nel momento del tramonto, ma sono arrivati prima. Appena ripartiti, preda dei moscerini, ce ne siamo finalmente liberati. E adesso, dopo la pausa pranzo più insidiosa della nostra vita, andiamo al mare. Questa che stiamo attraversando ora sembra un po' un'ambientazione fiabesca. Il meteo doveva cambiare alle 2 di pomeriggio, fortunatamente ancora non è cambiato, e nonostante il fastidio dei moscerini che non ci sarebbe stato nel caso di un meteo differente, continuiamo a preferirlo, se no che italiani saremmo. Sì, moscerini a parte, bisogna riconoscere che il paesaggio ma anche la strada sono piacevolissime. Siamo sbucati in una Killarney estremamente raffinata ma molto affollata e un po' commerciale, dobbiamo dirlo.
passati dal trambusto di Killarney subito appena girato l'angolo a strade quasi sterrate. Niente sterrato, ma fortunatamente da quanto si può vedere non passa nessuno, anche perché se qui passasse si fa fatica a passare entrambi. Con questo sole ribadiamo che sembra di trovarci nelle colline marchigiane. Siamo a Castlemaine, a pochi chilometri dalla Dingle Peninsula e alla spiaggia che vi indicava Francesco, di cui vi andremo a parlare. Mamma mia, pesce fritto, calamaretti fritti, sai, quelle cose là. Dopo un pezzo di pizza per pranzo, ragazzi, sono le 5:11 di pomeriggio. Ci sta che questo odore mi mette un po' in crisi. 11 km a Each Beach. Infatti alla nostra sinistra si inizia a intravedere il mare. Ci siamo quasi, si vede in lontananza. È ancora illuminata dal sole, ma non per molto, perché stiamo vedendo le nuvole che pian piano avanzano. Oggi, come detto e ridetto, siamo stati fortunatissimi con il meteo, però non poteva finire in questa maniera. Guardate in cielo, proprio la nuvola in questo momento, quando manca 1 chilometro. Secondo me a questo punto potrebbe anche piovere, per annullare tutto il vantaggio guadagnato. Meglio se piovesse. La penisola dovrebbe essere questa, là in fondo una lingua di sabbia, e comunque vedendo il numero di camper, tende, roulotte, è un posto abbastanza trafficato. Noi proviamo ad entrare. Che figata, però, sole a parte. Si entra, ragazzi, Quando mi piacciono queste cose. proprio come al nord della Danimarca. Si può andare in fondo qua? Guardate le onde. Qua è già un po' più sabbia, però è sempre per la compatta. C'è un perro, La gente si è proprio messa giù per la cena. motociclisti. Da che parte vengono? Sono tedeschi. Guarda che onde. Sono paragonabili a quelle che vedevamo su al nord, anche se il meteo allora era peggio di oggi, quindi oggi è andata bene. Ecco qual è la situazione anche da quest'altro lato. E comunque è sempre molto molto emozionante. Chi fa surf, Cioè, le auto arrivano fino in fondo. ma è lunghissima. E comunque sento la moto che fa un po' così, quindi leggermente affonda. Poi andiamo anche con gomme quasi stradali. Col meteo così in realtà è ancora più suggestiva. Se ci fosse stato il sole Sarebbe stato bellissimo. però così dà quel tocco di nord che in effetti col sole un po' manca. Può darsi che riusciamo a vederla in tutte e due le versioni. Noi andiamo fino in fondo perché dovrebbe essere lunghissima, e poi più si scende e meno gente c'è. Sì, questa è un'altra cosa che fatichiamo a capire, perché si siano fermati tutti su quando è a disposizione tutta questa roba. Comunque ci sono 19 gradi e la gente sta facendo il bagno. Qui è un po' Cile, isola di Chiloé. C'è una grandissima somiglianza, nonostante in quel caso ci troviamo dall'altra parte del mondo, sull'altro oceano enorme, il più grande di tutti, il Pacifico. Qua c'è un po' d'acqua, guarda il perro che si fa il bagno. Qui un po' di salsedine, povera sorellona, però a Tenerone ha resistito, deve resistere anche lei. Qualcuno quasi è divertito. Qua sarebbe bellissimo anche sul bagnasciuga, ma poi distruggiamo la moto. Non si può fare, non si può fare. E dopo un'ora che facciamo su e giù per tutta la spiaggia con diverse camere per immortalare questo spettacolo, spero che è stato un piacere anche per voi. Comunque è l'ora di rientrare. Anche perché loro non ne possono più di vederci passare avanti e indietro. Comunque Perry a non finire. Siamo stati fortunati con questa giornata, non è sereno però al tempo stesso non piove, quindi non possiamo lamentarci. Credo che per i canoni irlandesi si possa considerare una giornata serena, quasi completamente su. Ci sarebbe da lavare un po' sotto la moto, però tanto qua piove tutti i giorni, quindi in teoria si lava da sola, dai. E detto questo, i prossimi 10 giorni saranno di sole. Speriamo di no per la sorellona. Non guardate l'oro del posto con la canottiera perché, ripeto, ci sono 19 gradi con il vento e con l'occasione abbiamo testato anche le gomme sulla sabbia e non sono poi così male. Sara, tieniti.
cioè ragazzi, ha una trazione pazzesca, anche l'anteriore lo sento abbastanza bene, nonostante in alcuni punti affonda un po'. Anche qua guardate, c'è un po' di sabbia, si va via liscio. E anche vero una cosa, che secondo me con il telelever la sensazione di sbandamento la si sente meno, però per dire esattamente le cose come stanno bisognerebbe provare nello stesso momento e nello stesso punto due moto differenti. Ora 32 minuti, 31 km. Ci avviciniamo all'ora del tramonto, anche se sono le 7, e il tramonto credo sarà previsto intorno alle 9. Aspetta che te lo dico quando è previsto il tramonto, ce l'abbiamo sul CarPlay. L'ora del tramonto è alle 21:13, che poi era un po' l'orario che era scritto nel tabellone prima di entrare in spiaggia. Praticamente vi fanno uscire quando cala il sole. Grazie, gentilissimo, mi ha fatto il cenno di passare. Ora in teoria dovremmo superare questa montagna per andare dall'altra parte della penisola. Ormai anche l'Irlanda abbiamo imparato a conoscerla. Verdi colline che si stagliano davanti a noi e pascoli a non finire. Che panorama aperto, fantastico! È peccato un po' di foschia, altrimenti bellissimo qua. Noi dovremmo andare là in fondo perché Trelin si trova proprio alla fine del fiordo. Ragazzi, è là che continua. Questa è praticamente la penisola. È un paesaggio che lascia senza parole, perché noi siamo abituati al fatto che l'orizzonte sia intervallato da fabbriche o comunque da qualcosa che rompe la continuità della bellezza. Qui no. Noi vamos perché come sempre facciamo tardi, ci perdiamo, poi molti di voi ci scrivete ma perché non pensate a organizzare dei viaggi? Proprio questa mattina ho letto una mail, organizzate dei viaggi anche a Capo Nord, io vengo subito. Fidatevi che venire in viaggio con noi non è un affare, fidatevi, siamo due scemi. Ma come ci pensate ragazzi? Vi dovreste preparare a fare tardi tutti i giorni, ad avere quell'ansia che forse i locali chiudono o non chiudono, che la cena si salta, che si arriva tardi al traghetto. Cioè, se volete stare con questa adrenalina per tutto il viaggio, allora ci si può anche pensare. Però ci stiamo facendo una cattiva pubblicità. Ma è la verità, quindi non è che è pubblicità o meno. È la verità. In più è tutto di oggi che dico a Francesco: questo paesaggio è bellissimo, ma tale precisione continua e sistematica quasi che dopo un po' smaga, no? Cioè un attimo qualcuno che sbrocca di capoccia, cioè non c'è. Sto scherzando ragazzi. Come diceva il mito, ovvero Cangini, dopo un po' allappa come i cacchi. Dai, diciamo la verità. Ecco, si mangia coffee and pizza. No ragazzi, siamo i soliti italiani che devono trovare il pelo nell'uovo per poter sopravvivere noi, perché noi non siamo così precisi. L'Irlanda vale il viaggio. È bellissimo. E poi noi ancora non abbiamo visto nulla praticamente. Onestamente, se trovo un car wash solo con l'acqua tra virgolette osmotizzata, quindi senza calcare, lavo la moto per togliere un po' la salsedine sotto il paracoppa. Alla fine non ho resistito, ho trovato il car wash. Ovviamente nessun tipo di lavaggio, solo acqua tra virgolette dolce per togliere la salsedine. Queste erano le indicazioni, abbiamo fatto solo il numero 4. Dai che anche la sorellona se lo merita. Ripartiti proprio ora, siamo comunque a Tralee, 2 chilometri all'arrivo. Quasi arrivati, questa volta dovremmo essere quasi in centro. Paesino non tanto caratteristico e soprattutto poco turistico, ma per questo si ottengono dei risultati migliori in rapporto qualità-prezzo delle strutture. Non so se l'avete capito, ma stiamo facendo una ricerca per prezzo. 200 metri all'arrivo, dovrebbe essere questo. Darren House? Ah no, questo, con Oriel. Arrivati.
Ragazzi, buongiorno, questa mattina come mi vedete? Addirittura ci siamo dimenticati di mostrarvi la camera. Questo è il parcheggio per la sorellona. In questa struttura non è che siamo stati bene, di più, questo perché la proprietaria si è anche presa cura di me, perché aspettate, vi mostro una cosa, però vi avverto, vietata ai minori di 18 anni. Ieri sera ero arrivato un po' stanco con un leggero dolore all'occhio, poi siccome sono un po' scemo come vi dico sempre, questa notte sono stato molto avanti al computer e questa mattina mi sono svegliato in questa maniera. Ve lo mostro con calma. Guardate il mio occhio, classico orzaiolo, ho un dolore, si resiste tranquillamente, però mi pulsa, sicuramente complice un po' l'aria di questi giorni, complice un po' la pioggia, il freddo, il vento, ma soprattutto il fatto che il computer, il lavoro ha aggravato. Buongiorno ragazzi, ne abbiamo combinata anche una delle nostre. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, io l'ho combinata. Non pago di quello che aveva combinato su se stesso stamattina facendo la doccia. Ha rotto il contenitore in plastica del bagno schiuma che in struttura hanno messo a disposizione. Ci siamo scusati con Paul e sua moglie, assolutamente don't worry, non è un problema, andate tranquilli. Lei si è presa cura con metodi casalinghi dell'occhio di Francesco, sono stati carinissimi, non ci hanno addebitato nulla. È una struttura anche per questo motivo, per la loro disponibilità e gentilezza, super consigliata. Per chi ci ha conosciuto in diretta sa benissimo che non sono piccolino e la doccia ha dimensioni normali. Io ragazzi, muovendomi neanche me ne sono accorto, però questo è quanto. Ma stamattina più forte di prima e con più determinazione, per forza si riparte. E addirittura andiamo a scalare il passo più alto dell'Irlanda. E addirittura lo faremo con la pioggia e il brutto tempo. Tiè. Sempre ragazzi positivi, no limits, no limits. La sorellona invece per fortuna non ha problemi. Take it to the